Se come me amate la fantascienza, gli anni 90 sono stati la decade migliore per quantità e qualità. Ma dietro ogni titolo famoso, che tutti hanno visto, si nascondono flick più o meno conosciuti dal grandissimo carisma. Seguitemi alla scoperta di questi nuovi 10 riassunti e fatemi sapere nei commenti se me ne sono perso qualcuno. Ma prima di iniziare, di fianco a ogni titolo troverete un logo della piattaforma dove guardarlo, forse a catalogo o forse a pagamento. Se vedrete invece un punto di domanda, provate a cercarlo direttamente su YouTube o in maniera alternativa in attesa che vi arrivi il DVD. Amico. Il pianeta Sirius 6B è teatro di una guerra senza fine tra la fazione ribelle dei Minatori e la potente corporazione NEB. Per difendersi, gli scienziati ribelli hanno creato delle armi autonome, chiamate Screamers. Queste macchine assassine si muovono sotto la sabbia e attaccano chiunque emetta vibrazioni. Sai volare, testa di cazzo! Il problema? Queste macchine hanno iniziato ad evolversi da sole, migliorandosi autonomamente e sviluppando modelli sempre più sofisticati. Alcuni di loro hanno anche cambiato forma e sono diventati ormai indistinguibili dagli esseri umani. Come fai a salvarti dagli Screamers? Screamers? Le lame sottoterra che uccidono. Mi nascondo. Posso venire con voi? Il comandante Joseph Hendrickson, stanco di questa guerra infinita, riceve un messaggio inaspettato. Vuole trattare la pace. Inizia così un lungo viaggio nel cuore del territorio nemico, dove scoprirà che la minaccia più grande non è l'uomo, ma l'intelligenza artificiale ormai fuori controllo. Chi è un amico e chi invece è uno screamer? Con un grasso 6.3 su IMDb, Peter Weller si ripropone in chiave fantascientifica, dopo il suo più famoso Robocop, in un film con un bel ritmo e che ci aspettiamo andare in una certa direzione, ma invece ne prende tutt'altra. In un futuro dominato dalle megacorporazioni e dalla tecnologia fuori controllo, l'informazione è il bene più prezioso e il corpo umano può diventare un hard disk vivente. Questo mondo cyberpunk sporco, violento e iperconnesso utilizza corrieri per contrabbandare i dati nel modo più sicuro possibile, impiantandoli direttamente nel loro cervello. Credo che ci siamo. Puoi credervi, funziona. I sensi, udito, gusto, odorato. Tutto al 100%, anzi di più. Johnny, Keanu Reeves, è uno di questi corrieri. Ha sacrificato i suoi ricordi di infanzia per installare un dispositivo con una capacità maggiore, in grado di aumentare le dimensioni del suo bio-hard disk, ma il suo ultimo incarico è diverso da tutti gli altri. Il pacchetto che deve consegnare supera la capacità massima del suo impianto e se non scarica i dati in tempo, il suo cervello esploderà. Braccato senza nessuno di cui potersi fidare, Johnny troverà degli alleati inaspettati in questa corsa contro il tempo. È una delle migliori rappresentazioni del sottogenere cyberpunk sul grande schermo, ma è purtroppo un film con molti problemi. Il ritmo si spegne a un certo punto. Nonostante il suo 5.6 su IMDb ci insegna che anche Flipper nel 2020 può camminare sul filo del rasoio. L'umanità è sull'orlo di una trasformazione definitiva. Il confine tra uomo e macchina si sta dissolvendo. Anche in questa pellicola siamo in un mondo cyberpunk brutale e disperato, dove gli impianti tecnologici comandano. Alex Rain è un cacciatore di taglie e un ex agente di polizia, che ha visto il suo corpo distrutto e ricostruito pezzo per pezzo. Un tempo fedele alle autorità, ora è un uomo spezzato, ma viene costretto a un'ultima missione: rintracciare un gruppo di ribelli che si oppone al dominio delle macchine. Tuttavia scoprirà una verità ancora più inquietante. Il governo stesso potrebbe essere parte di un piano segreto per rimpiazzare gli esseri umani con dei cyborg senza anima. La resistenza è inutile. Albert Pyun
ci regala Nemesis, o Cyborg la vendetta, in un mix tra film di serie B e un action movie. Venduto nel nostro paese come il seguito di Cyborg di Van Damme, che sicuramente inserirò in un mio video, ha ispirato molte altre action a venire. Uno tra tutti, questa scena di Underworld. Se solo avesse spinto di più su questo aspetto, piuttosto che sul resto, sarebbe stato un flick eccezionale. Così sembra che tu abbia scoperto la tua sgradevole natura. Chi sei? Potremmo farti la stessa domanda, non credi? Dormi adesso. Immagina di svegliarti in una stanza d'albergo senza ricordare chi sei, cosa stavi facendo e soprattutto, di chi è questo cadavere di donna accanto a te? Una grande notte da leoni, forse? Ah, me lo ricordo. Questo ride perché il culo era mio. Invece questo è l'incubo in cui si ritrova John Murdock, mentre cerca di ricostruire la sua identità e che cosa gli sia successo. John scopre di essere braccato non solo dalla polizia, ma anche da inquietanti figure in nero chiamate gli stranieri. Esseri pallidi alieni che non mostrano emozioni, ma capaci di manipolare la realtà. Ogni mezzanotte fermano il mondo, le strade si avvolgono su se stesse, le vite vengono riscritte e nessuno si accorge di nulla. Nessuno, tranne John, per ragioni sconosciute, è immune al loro potere e al loro controllo, e forse è l'unico in grado di svelare il segreto di questa città oscura. Ogni tanto qualcuno di noi si sveglia mentre mutano le cose. E non dovrebbe mai capitare, però capita, e a me è capitato. Continueranno a cercarti, Murdock. Ma qual è la verità? E se tutto ciò che crediamo di essere non fosse altro che una menzogna? E se Alex Proyas, che qualche anno prima era uscito con un filmetto che pochi ricordano, dal titolo Il Corvo, fosse stato l'apripista di uno dei più grandi film di fantascienza mai realizzati prima degli anni 2000? Anno 1999. Un satellite nucleare fuori controllo minaccia di precipitare sulla Terra e annientarne la vita. In un mondo sull'orlo del caos, Claire, una donna ribelle e inquieta, si imbatte in Trevor, un misterioso fuggitivo inseguito da agenti governativi e spie. Trevor porta con sé un dispositivo segreto sviluppato dal padre scienziato, una macchina capace di registrare e riprodurre le immagini direttamente alla mente umana. Un'invenzione che potrebbe cambiare il destino dell'umanità, oppure condurla alla rovina. Un film del regista del cielo sopra Berlino di solo 288 minuti nella sua director's cut, che però può essere diviso tranquillamente in due pellicole se non avete queste 5 ore libere. La prima tratta il tema romantico e del viaggio, in un tripudio di scene così estasianti dove non servono neanche i dialoghi tra William Hurt, che c'era anche in Dark City che citavo prima, e Solveig Dawn Martin, la musa invece del regista. Il secondo film, invece, è quello fantascientifico più spinto, dove alla fine vivremo le conseguenze delle nostre scelte fino alla fine del mondo. Un buon film, forse una palla al cazzo, però un buon film. Volete della musica? Eccola pronta. Prima passavo spesso da queste parti. Ci passavo ogni volta che ne avevo voglia. Qui il sabato sera al massimo portavo con me il pugno di ferro. Magari un pezzo di legno oppure un pezzo di tubo, nient'altro. Adesso invece devi avere la pistola sempre con te. Il mondo è ormai un deserto radioattivo e la sopravvivenza si basa solo su una cosa: riuscire a depredare la vecchia civiltà. Una società, come noi la conosciamo, prospera ma è costruita su rottami, paranoia e sangue. Ha guardato me! Mo, un avventuriero postmoderno, torna da una spedizione nelle terre desolate con un regalo di Natale per la sua fidanzata Jill. La ragazza crea opere d'arte con i materiali di recupero e con questo nuovo regalo di Mo vuole realizzare un androide. Quello che però sembra solo un rottame è in realtà un'unità Mar 13, un prototipo di macchina da guerra progettata per eliminare qualsiasi forma di vita con i suoi lunghi aghi, neurotossine. La creatura si riattiverà lentamente, ricostruendo se stesso pezzo per pezzo con tutto ciò che riuscirà a trovare e addobbando il piccolo appartamento della ragazza come fosse una trappola mortale perfetta per le feste di Natale. IMDb gli assegna un 5.9 ed è un buon mix di cyberpunk e horror. Soffre però
del bassissimo budget e del fatto che è un film di 35 anni fa, ma vince a mani basse anche solo per la scena in cui Lemmy tassista mette su Ace of Spades mentre porta a spasso il protagonista. Liberate os ex inferis. Nel 2047 un'astronave scomparsa da anni riemerge improvvisamente ai confini del sistema solare. Viene inviata a investigare una nave di soccorso, la Nabucodonosor, guidata dal capitano Miller e il misterioso dottor Weir, l'uomo che ha progettato il vascello disperso. Quando la squadra sale a bordo, la nave è deserta e il suo equipaggio svanito senza lasciare alcuna traccia. Tranne per un messaggio di soccorso distorto. La Event Horizon non era una semplice astronave, era un esperimento rivoluzionario, dotato di un motore capace di piegare lo spazio-tempo per viaggiare oltre la velocità della luce. Attivare. Il problema? Durante il suo viaggio, la nave è andata così oltre per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima. E se non c'è mai stato nessuno, forse un motivo ci sarà. Ben presto inizia ad avere visioni orribili e incubi che si faranno sempre più reali. La Horizon non è solo tornata, ma ha portato con sé qualcosa che si nutre delle paure più profonde e che spinge alla follia. Subito prima di Soldier, che citavo in un altro mio video, e del successo con Mila Jovovich, Paul W. Anderson ci regala quello che considero secondo me il suo miglior film in assoluto, anche se la gioca ad armi pari con il suo primo Resident Evil. In 2013 La Fortezza, la bomba era nello stomaco, ma qui Rutger Hauer ce l'ha legata al collo. In puro stile The Running Man, I'll be back. le prigioni non sono più fatte di mura invalicabili, ma vige la tecnologia. Frank Warren è un esperto di esplosivi e un grande ladro di gioielli, che però viene tradito dai suoi stessi complici, finendo così in galera. Sono cazzi tuoi! Questa però non è come tutte le altre. Qui ogni detenuto è accoppiato casualmente a un altro attraverso un collare esplosivo. Se si allontanano più di 100 metri dall'altra persona, mentre il direttore prova in tutti i modi a farsi confessare da Frank dove ha nascosto la refurtiva, viene anche torturato da detenuti secondini e infiltrati dai suoi ex soci che rivogliono i diamanti. Adrenalina, suspense e un tocco di cyberpunk rendono sotto massima sorveglianza un'avventura claustrofobica e ricca di colpi di scena, dove la fiducia è un lusso e il tradimento è la normalità. Un sempre grande Rutger Hauer, con un bellissimo caschetto alla He-Man, ci regala un onesto 5.9 su MDB, per una pellicola con un ritmo troppo altalenante. Vi hanno inviato qui da tutto il mondo perché la società non sa più che farsene di voi. Il sistema carcerario internazionale ha rinunciato ad ogni speranza di riabilitarvi. Ed è qui che resterete segregati fino alla morte. Anche qui, come in 2013 La Fortezza e L'Implacabile, i governi hanno privatizzato il sistema carcerario. Punizione e profitto vanno di pari passo. I detenuti vengono spediti su isole e prigioni in stile Australia di qualche secolo fa. E di quello che accade lì, Ma che ci frega, ma che ci importa? il maggiore Robbins, un soldato decorato condannato per aver ucciso il suo superiore, viene trasferito su Absalom, una isola sperduta e letale, dove i detenuti si sono divisi in due fazioni: gli esterni, selvaggi e spietati, guidati dal tirannico Marek, e gli interni, una comunità organizzata che tenta di sopravvivere civilmente sotto la guida del Pacifico Padre. A Robbins non interessa né una versione né l'altra, vuole solo una cosa: fuggire. Ma l'unico modo per scappare è affrontare Marek e il suo esercito di assassini assetati di sangue, mentre dall'altra parte del mare osservano ogni mossa con droni e fucili pronti a eliminare chiunque tenti la fuga. Regista di GoldenEye, Casino Royale e Lanterna Verde, trovarsi Ray Liotta in un flick sci-fi assolutamente sottovalutato è stato un grandissimo regalo. Su MDB arriva a un 6.1, che comunque reputo fin troppo basso per l'ottima resa. Trasferimento concluso. Collegamento a simulazione terminato. Los Angeles, fine anni 90. Un gruppo di scienziati ha sviluppato qualcosa di straordinario, una simulazione virtuale così avanzata da ricreare in ogni dettaglio la Los Angeles degli anni 30, popolata da intelligenze artificiali che non sanno però di essere. E quello che ho visto
mi ha fatto rabbrividire di terrore nel più profondo dell'anima. Douglas Saul, uno dei creatori del progetto, si ritrova improvvisamente coinvolto in un omicidio quando il suo mentore, Hannon Fuller, viene trovato morto poco dopo avergli lasciato un messaggio criptico. Senza alcun ricordo della notte del delitto e con la polizia sulle sue tracce, Douglas decide di immergersi in un mondo virtuale per cercare le risposte. Ma più scava nella simulazione, più la realtà intorno a lui inizia a sgretolarsi. Douglas, sono io. Senti, ho fatto per caso una scoperta incredibile, una scoperta che cambia tutto. Cosa ha scoperto Fuller prima di morire? Perché le persone nel mondo virtuale sembrano avere una coscienza propria? E soprattutto, quanto è reale la nostra realtà? Tra doppi giochi, rivelazioni sconvolgenti e un sempre grande Vincent D'Onofrio? Oh, sì. Il 13° piano ci trascina in un susseguirsi di colpi di scena tra ambientazioni noir e cyberpunk. Quel genere di film dove vorrei continuarne a parlare, ma potrebbe creare problemi spoilerosi. Se non l'avete visto, guardatelo e godete anche voi del suo 7 pieno su IMDb. Spero che questa lista vi abbia dato dei nuovi spunti per le vostre prossime serate. E chissà, magari ti abbia fatto scoprire il tuo prossimo film preferito. Grazie e a presto!